Questa immagine, che ci rappresenta lo sviluppo sostenibile, in realtà ci nasconde un grande inganno. Scopriamo insieme quale. Se noi aumentiamo la produzione, andiamo a consumare più risorse naturali. E queste risorse naturali non sono infinite, sono illimitate, sono limitate. E un altro fattore che va a incidere negativamente sulla sostenibilità ambientale è che la popolazione mondiale sta continuando ad aumentare. Pensate che negli ultimi 100 anni siamo passati da 1 miliardo a circa 8 miliardi di persone. Qual è la soluzione per risolvere il problema della sostenibilità ambientale? Possono essere solo due. O smettiamo di crescere economicamente per non consumare più risorse naturali, o smettiamo di nascere per non consumare più risorse naturali. Per trovare una terza soluzione dobbiamo prima risolvere il nostro rebus. Quale inganno nasconde questa immagine? L'inganno che nasconde è che l'economia non è un valore. L'economia è un mezzo per creare valore all'uomo e all'ambiente. E quello di cui vorrei parlare oggi è di un nuovo modello di sviluppo che separa l'economia del denaro dall'economia del benessere. Un modello capace di vincolare lo sviluppo economico alla sostenibilità ambientale e al benessere sociale. Un modello capace di riaffermare i principi democratici e il diritto all'autodeterminazione. Un modello che considera il denaro non come uno strumento di coercizione, ma come un mezzo di coesione. Un modello quindi capace di favorire la crescita economica, ma in maniera sostenibile. Facciamo un esempio pratico. Provate ad immaginare una comunità che definisce le caratteristiche del latte e che si impegna ad acquistarlo. I produttori del latte inizieranno, per accedere a questo mercato, inizieranno a produrlo secondo quelle caratteristiche. Adesso provate ad immaginare che queste caratteristiche del latte non siano solo riferite al prodotto, ma contengono anche i criteri che l'azienda deve rispettare per dimostrare quanto sia sostenibile. Ecco, quello che vi ho appena descritto è un ambiente dove le regole della competitività non sono più legate al denaro fino a se stesso, ma sono legate alla capacità di creare valore all'uomo e all'ambiente. Ora, l'idea di separare l'economia del denaro dall'economia del benessere non è ciò che caratterizza il nostro modello di sviluppo. Pensate che il primo a parlarne fu Aristotele, ma è come questo si diffonde nel mondo. E quello che noi abbiamo fatto è utilizzare le tecnologie più innovative, quali ad esempio l'intelligenza artificiale e la blockchain, per digitalizzare il nostro modello. E quello che abbiamo ottenuto è un sistema di sviluppo completamente interoperabile e decentralizzato, capace di svilupparsi dal basso attraverso la condivisione e la moltiplicazione del valore. Questo sistema di sviluppo lo dovete vedere come un grande ambiente virtuale, dove domanda e offerta si incontrano per realizzare obiettivi comuni. E quello che vi ho appena raccontato è un grande cambio di paradigma, quello che obbligherà, oggi e in futuro, a considerare a far operare l'azienda non più come sistema chiuso, ma all'interno di sistemi dinamici aperti. Per capire il concetto di sistema dinamico aperto, dobbiamo prima capire come funziona il nostro sistema di sviluppo. Quando un insieme di imprese, aziende o enti del terzo settore iniziano a collaborare e cooperare, di fatto iniziano a scambiare informazioni, dati, relazioni e conoscenze. Il nostro sistema di sviluppo non fa altro che registrare questi beni intangibili, elaborarli secondo un approccio olistico e ridistribuire questo valore all'intero ecosistema produttivo per valorizzarli. Per comprendere il concetto di bene intangibile possiamo fare riferimento a Facebook. Il valore di Facebook sono gli utenti registrati nella sua piattaforma e questi utenti producono ricavi, ad esempio le imprese che vogliono avere visibilità per promuovere i propri prodotti o i partiti per influenzare l'opinione pubblica. I beni intangibili del nostro sistema di sviluppo sono la proprietà intellettuale del modello, che nasce con il principio statuario
di renderlo accessibile a tutti e gratis, il capitale relazionale, che è l'insieme delle relazioni che aderiscono a questo circuito, il capitale umano, che è l'insieme delle conoscenze integrate dell'intero ecosistema produttivo, ed infine il capitale organizzativo, che è l'insieme degli strumenti e delle applicazioni software che vanno a costituire il nostro sistema di sviluppo. Ora, questo sistema sinergico integrato di beni intangibili va a costituire il nostro capitale intellettuale. E questo capitale intellettuale viene trasferito da un operatore all'altro e così facendo cresce esponenzialmente nel tempo. Pensate che noi attraverso questo modello, questo sistema di sviluppo, questo capitale intellettuale, siamo riusciti in pochi anni a sottoscrivere circa 2000 accordi di partnership in 74 paesi esteri diversi e abbiamo generato opportunità commerciali circa 1500 in 84 nazioni diverse. Adesso vediamo come questo capitale intellettuale è in grado di valorizzare la vostra attività economica o sociale. E la prima necessità che andiamo a soddisfare è quella di generare delle concrete opportunità d'affari, anche verificando eventuali sinergie e rapporti di collaborazione con tutti i partner aderenti a questo circuito. E questo può avvenire applicando un sistema relazionale non gerarchico, che è l'evoluzione degli attuali sistemi di network marketing, ed è quello che vi permetterà di accedere a questo network internazionale senza nessun livello di intermediazione. La seconda necessità che andiamo a soddisfare è quella di pianificare le strategie aziendali per gestire il cambiamento, o nel caso di un ente pubblico, di pianificare le strategie territoriali anche al fine di valorizzare il proprio patrimonio ambientale e culturale. Attraverso il nostro sistema questo permette di far operare, di prendere tutti gli operatori economici di un territorio e farli partecipare in maniera attiva e propositiva allo sviluppo di un programma di lungo periodo basato esclusivamente su criteri di sostenibilità ambientale e sociale. E questo permette al nostro sistema non solo di dire cosa fare, ma in tempo reale anche con chi e dove. Una volta che sappiamo cosa fare, dobbiamo acquisire le competenze per realizzare i nostri obiettivi. E quello che il nostro sistema di sviluppo offre è la possibilità di applicare all'interno della vostra azienda un nuovo modello organizzativo e gestionale capace di trasformare le catene del valore in ecosistemi di servizi integrati ad alto valore aggiunto. Per spiegarlo in termini semplici, capisco che sono cose complesse, è come aprire una porta all'interno del vostro ufficio, dalla quale poter acquisire le conoscenze per valorizzare le vostre risorse umane o accedere a un insieme di servizi che vi offrirà un incubatore produttivo virtuale. Arrivati a questo punto, siamo pronti per gestire questo grande processo di trasformazione digitale. E quello che offre il sistema è la possibilità di adottare delle piattaforme tecnologiche integrate capaci di applicare le innovazioni di prodotto e di processo. E questo non solo per produrre in maniera sostenibile, ma anche per creare un rapporto di fiducia con il consumatore o con il vostro cliente, il quale potrà entrare virtualmente nella vostra azienda. Il passo successivo è quello di cooperare con le altre aziende per ricostruire nuove filiere produttive e distributive completamente ecosostenibili. Quando noi sentiamo parlare di consorzi o di cooperative, molta gente scappa a gambe levate. Ma quello che dobbiamo sapere, quello che dobbiamo ricordare è che questi strumenti in passato hanno fatto dell'Italia un grande paese. E quindi il problema non è lo strumento, ma il fatto di aver delegato a delle persone che non hanno aspettato di mangiare il frutto dopo aver seminato la pianta, ma si sono mangiati direttamente il seme. E quello che noi abbiamo progettato sono delle piattaforme tecnologiche decentralizzate, capaci di cogliere ogni aspetto positivo della cooperazione senza dover delegare nessuno. L'ultimo anello del nostro sistema di sviluppo è quello che vi permetterà di avere visibilità all'interno del nostro marketplace. Adesso pensate a Google, YouTube, Facebook.
Pensate che questi strumenti, invece di dare visibilità alle aziende che pagano in denaro, danno visibilità alle aziende più sostenibili. Ecco, noi siamo riusciti a vincere questa grande sfida. Abbiamo replicato tutti questi strumenti e gli abbiamo applicato un processo di certificazione del valore, il quale non solo regola la visibilità, ma anche le priorità degli investimenti. Ma non solo. Utilizzare tecnologie proprietarie significa operare senza cedere dati a terzi. E quello che dovete capire del cambiamento è che in futuro non sarà il denaro ad avere valore, ma l'informazione. Bene, io ho terminato la parte più semplice del mio discorso. Adesso ho bisogno di tutta la vostra attenzione. La domanda che ci dobbiamo porre è se la tecnologia potrà mai determinare il nostro destino. E la risposta è no. Tornando al nostro sistema relazionale, questo non l'abbiamo solo progettato per gestire i rapporti di collaborazione all'interno di un ecosistema produttivo, ma l'abbiamo progettato per gestire l'informazione, per formare l'individuo sul piano intellettuale e morale. Il nostro obiettivo è quindi quello di utilizzare le tecnologie per dare vita ad un nuovo umanesimo digitale. Il nostro modello è una filosofia pratica che ha come obiettivo il recupero dell'individuo, dell'uomo, inteso come persona. Un individuo che si realizza attraverso il proprio progetto di natura. E per realizzare questo progetto di natura, noi dobbiamo evolverci come collettività, verso una nuova coscienza collettiva che rimetta l'uomo e l'ambiente al centro. Io sono convinto che dall'Italia partirà un nuovo rinascimento. L'Italia, ancora una volta, dimostrerà quanto la sua cultura possa essere di riferimento per il mondo intero, perché non c'è cambiamento senza un nuovo rinascimento.